Negli anni 90 l'automobilismo sportivo ha vissuto un'epoca d'oro. Le migliori supercar della storia, l'ultima era analogica prima dell'invasione elettronica. La Clio Williams incarna perfettamente la corrente di pensiero di quell'epoca. Gli appassionati guardavano alla leggerezza, badavano alla dinamica, al carattere di una macchina, non alle mode da aperitivo. Sotto il cofano bombato della piccola francese si nasconde un 2000 aspirato da 147 cavalli, tutti disponibili a 6100 giri, ma prontissimi già dai regimi più bassi, con una coppia di 175 Nm. Meccanica semplice ma raffinata, volta solo e soltanto alla prestazione. 0-100 in 7,7, 215 km/h. E la scheda tecnica non le rende giustizia, offre molto più di quello che dichiara su carta. Quella che sto guidando è probabilmente la migliore trazione anteriore di sempre. È un titolo che le è stato assegnato da numerosissime riviste del settore, numerosissimi giornalisti di grande spessore. Ho sentito per tutta l'infanzia parlare della Clio Williams come la compatta definitiva. La compatta da poter usare contro le supercar, su strade di montagna e anche in pista con macchine di cavalleria ben maggiore. Credevo di dovermi preoccupare del motore come ultimo pregio e invece è uno dei primi. È un motore incredibile, è pienissimo ai bassi, è violentissimo agli alti. È accoppiato con un cambio abbastanza preciso e soprattutto molto sfruttabile, non si lamenta tanto di essere maltrattato. La pedaliera è perfetta per il puntatacco, l'impressione è di essere su una macchina da corsa, in tutto. Le auto così dirette di solito sono solo auto da corsa e pensare che questo è completamente originale. L'unica licenza che il proprietario di questa Williams ha deciso di prendersi è quella del volante a calice e io avrei fatto esattamente la stessa cosa. Anche lui è alto come me e una macchina del genere va guidata in questa posizione con i sedili originali che sono contenitivi al punto giusto. La guida è di tutt'altro carattere. Non si stendono quasi mai le braccia, le gambe non toccano, il ginocchio non sbatte, il cambio è alla giusta distanza. In ingresso si solleva la ruota interna posteriore e tira fuori i muscoli a metà curva con un'arroganza che non mi aspettavo. Credevo che, essendo una macchina di purezza, di precisione, non sarebbe stata così cattiva. Oh, è incredibile come esce dalle curve a metà sotto coppia. Se prendiamo le supercar degli anni 90, qua siamo in zona caccia della Clio, indubbiamente. Stupefacente il posteriore così ordinato. Avrei creduto fosse molto più ballerina, inserendola pesantemente. Credevo provasse a scodare un minimo, invece niente. È piantata e questo è un assetto originale. E il suono. È il suono metallico di una macchina da corsa. Sembra di guidare una gruppo N, ma questa è una macchina originale, è incredibile. Curvoni larghi, tornanti, trasferimenti di carico al limite della fisica, è veramente al limite della perfezione. Poi uno dice che non deve rimpiangere gli anni 90, io non... Per una macchina di questa sincerità e di questa potenza abbinata a una maniera impressionantemente diretta di comunicare col pilota, bisogna prendere le macchine da corsa di oggi. Le 208 GTI, le Clio di adesso, le Fiesta ST non sono così dirette, sono comunque filtrate. Lo sterzo è un buono sterzo, sono macchine molto sportive e molto coinvolgenti, ma non come questa.
Una delle domande più frequenti degli appassionati è questa: c'è veramente tutta questa differenza tra la 1800 e la Williams? Già soltanto la riprofilatura degli alberi a camme su questo motore fa sentire quei pochi cavalli in più, ma li fa sentire. E questa è una prerogativa di macchine d'altri tempi. Oggi 20-30 cavalli non ci cambiano nulla. All'epoca sì, portava dietro 4 kg, in salita va come se fosse pianura. Siamo sulle colline toscane, sembrano strade fatte apposta per lei. Il suono proviene da davanti e da dietro, e da sotto, e dappertutto. Ti riempie l'esperienza di guida, è dovunque, tu sei al centro dell'esperienza di guida. Ogni parte della macchina, ogni componente è in perfetta armonia con il resto della meccanica. Non ci sono pregi che vanno a soppiantare pregi minori o difetti che ne fanno evidenziare qualche mancanza a livello dinamico. Assolutamente no. È una macchina talmente completa. Oh, mamma mia, incredibile! È veramente completa. La cosa che mi affascina di più è indubbiamente il suo modo di stare in strada, di affrontare le curve, la meccanica, lo schema delle sospensioni, il modo in cui sono unite tra loro, con l'anteriore, il posteriore, il centrale della macchina, le fiancate, tutta la parte sottostante la vettura, si sente, è progettata bene. Adesso mi è anche chiaro perché molti credono che sia stata la Williams a fare questa macchina. Non è così, la Williams non ha messo mano fisicamente su questa macchina, ma sembra veramente una macchina creata da un team di Formula 1, di quegli anni soprattutto. Non ci sono scuse per le macchine di oggi per non essere migliori di questa, non ci sono scuse. Per tutto il test non ho mai guardato il tachimetro e il contagiri. È talmente intuitiva che ti spinge a fare tutto a orecchio e tutto con il fondoschiena. Ecco, questa è una di quelle macchine che si guida davvero di fondoschiena. Riesce ad essere un perfetto compromesso fra l'arroganza più totale e la purezza. Le ho fatto un mare di complimenti, ne ho dette di tutti i colori. È quindi lei l'effettiva regina delle compatte anni 90? Sarei portato a dire di sì, ma non lo dirò. E aspetterò il nostro mega test nel quale metteremo contro tutte le compatte di quell'epoca, tutte le trazioni anteriori, e vedremo se effettivamente la Clio Williams è capace di prendere a schiaffi tutta la concorrenza. E se mi gira ci metto anche una supercar.